Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme una ricetta un po' articolata ma il cui risultato vale sicuramente la pena, i cannelloni amalfitani, dove i cannelloni saranno costituiti dalle crespelle che andremo a preparare noi e poi verranno riempiti con un ragù di carne bianco, besciamella, mozzarella e parmigiano e alla fine conditi con sugo di pomodoro e cotti al forno. Gli ingredienti per le crespelle sono 600 ml di latte, 300 g di farina, 25 g di burro, 4 uova, sale. Ho già rotto le 4 uova in una ciotola, ora aggiungo un pizzico di sale, il burro fuso, e la farina. Ed inizio a mescolare con l'aiuto di una spatola. Aggiungo un po' di latte a filo . Ora che la pastella è un po' morbida, inizio a lavorarla con le fruste elettriche. La pastella è pronta. Per la cottura delle crespelle scaldiamo un padellino, lo imburriamo, prendiamo un mescolino di pastella, mescolando bene. Quando sotto vedete che la crespella inizia a prendere colore, tempo di girarla, ci vorranno circa 3 minuti per lato. Ok, la crespella ha preso colore anche sotto. Continuate così fino ad esaurimento della pastella. Per preparare la besciamella servono 700 ml di latte, 70 g di farina, 70 g di burro, sale, noce moscata. Ora prepariamo la besciamella. In una casseruola mettiamo a sciogliere i 70 g di burro. A fuoco moderato, a calore moderato, perché non vogliamo che il burro frigga. Il burro è sciolto e lo sposto un attimo dal fornello caldo per aggiungere la farina e stemperarla. Ora, a poco, aggiungo il latte che, mi raccomando, deve essere bollente. Un pochino alla volta, per evitare che si formino dei grumi.
Quando sentite che avete già stemperato perfettamente la farina col burro e il latte è già piuttosto liquido, potete aggiungere anche il resto, tutto insieme. Ora riportiamo la nostra casseruola sul fornello acceso e continuiamo a mescolare fino a quando si sarà raddensata. Bisogna mescolare continuamente. Ora la besciamella è densa, la sposto dal fornello caldo deve diventare come una crema. Ora aggiungiamo sale, aggiungiamo un po' di noce moscata e se vi piace potete aggiungere anche del pepe nero. Mettiamo anche la besciamella da parte aspettando che si raffreddi. Per il ragù di carne servono mezzo chilo di carne di manzo macinata, un trito di una carota e una cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale, olio evo. Iniziamo col preparare il ragù di carne. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva a una padella e quando avrà preso calore aggiungiamo il trito di carote e cipolla. Lasciamo rosolare alcuni minuti. Quando vedete che la cipolla è imbiondita, potete aggiungere la carne. Lasciamo andare la carne a fuoco abbastanza vivace fino a quando non ha assorbito tutti i liquidi. Ora sfumiamo col vino bianco. E aspettiamo, lasciamo andare fino a che anche il vino non sarà evaporato completamente. Ok, ci siamo. Ora saliamo e lasciamo che si raffreddi, lo mettiamo da parte aspettando che si raffreddi. Inoltre ci servirà anche del sugo di pomodoro preparato con una bottiglia di passata, olio extravergine d'oliva e sale, e per il ripieno delle crespelle ci serviranno anche 300 g di mozzarella e 3-4 cucchiai di parmigiano grattugiato. Mettiamo a scaldare dell'olio in una casseruola. E anche uno spicchio d'aglio se piace. L'olio ha preso calore, a questo punto aggiungo la passata di pomodoro e la
lascio cuocere per alcuni minuti a fuoco moderato fino a quando la salsa sarà diventata cremosa. Ora aggiungiamo la besciamella che abbiamo preparato prima al nostro ragù di carne. Aggiungiamo anche la mozzarella e il parmigiano e mescoliamo tutto insieme. Ora procediamo all'assemblaggio delle crespelle. Salo la salsa e ne stendo un pochino sul fondo di una teglia. Ora a mano riempiamo ogni crespella con un po' del ripieno . Secondo te così va bene? La richiudiamo su se stessa, la capovolgiamo e la sistemiamo nella teglia. Con questi ingredienti vengono 2 teglie, la prima teglia è pronta e ora la ricopro con metà della salsa di pomodoro. Cuociamo le crespelle in forno ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti. Le crespelle amalfitane sono pronte. Grazie per averci seguito, spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Provate a farla a casa e scrivete nei commenti come vi è venuta. E iscrivetevi al canale per altre ricette italiane e grazie, ci vediamo alla prossima! Buonissimo!